Sicilia es la tierra del arte, de la historia y de la cultura, pero también es la tierra de los pupis. ¿No sabéis lo que es? Mejor, porque os invitamos, el capitán y yo, a acompañarnos en esta aventura. Estamos en la parte histórica de Siracusa, en el islote Ortigia, y vamos a entrar en las entrañas del Teatro dei Pupi, el Teatro Alfeo. Venid. Buongiorno Alfredo, muchas gracias por invitarnos a este espacio. En primer lugar, me gustaría saber o que nos cuentes primero sobre este sitio, sobre este lugar en medio del islote Ortigia, en plena Siracusa histórica. Cuéntanos un poco sobre este sitio. Sul teatro proprio, la struttura. Sì. Qui ci troviamo all'interno del Teatro dei Pupi Alfeo di Siracusa. Era un vecchio spazio adibito alla manifattura del pane. Qui era un panificio, realizzavano il pane, e poi per tanti anni è rimasto chiuso. Noi l'abbiamo acquistato e trasformato in un teatro. È dal 2016 che è attiva questa struttura. Un espacio bellísimo de piedra en plena callejuela, impresionante. Dinos, ¿qué familia y qué generación hace parte de este lugar? La mia famiglia ha iniziato a fare teatro in modo professionale a partire dal 1978. Prima erano il nonno Alfredo e il fratello Rosario hanno iniziato loro questa tradizione, e noi siamo già la terza generazione che ci occupiamo di portare avanti i pupi. O sea que una familia, 3 generaciones, han transformado una fábrica de pan en un escenario cultural, y es maravilloso poder disfrutarlo y que lo disfrutéis vosotros también. Alfredo, ¿tú me puedes decir los nombres específicos? Por ejemplo, la persona que manipula las marionetas, ¿cómo se llama? Si chiama maniante, è colui che manovra i pupi. Poi c'è normalmente la figura del parlatore, che è colui che dà la voce ai pupi. Nel nostro caso la figura del parlatore e del maniante coincide. Ah, la stessa ok. Y ¿tú me sabrías decir la verdadera, el principio de los principios de esta tradición de Sicilia, históricamente? Allora, l'opera dei pupi è una forma di teatro popolare nata nella prima metà del 1800. Fino a quei tempi esistevano dei teatri di marionette che portavano in scena delle storie tipicamente popolari, con personaggi e situazioni ispirate al popolo. Quando si andò sviluppando una nuova forma di intrattenimento, il cunto e la figura del cuntista, che andava nelle piazze di paese a raccontare delle storie epico-cavalleresche. I marionettisti, vedendo che il pubblico accorreva numeroso a sentire queste storie di cavalieri, decisero di armare le marionette con semplice armatura di latte e cartone e iniziarono a fare interpretare loro le storie dei cavalieri. Man mano poi iniziarono i primi antagonismi, le prime armature in cartone furono sostituite da armature più belle in metallo come ramo, ottone e alpacca, e i fili furono sostituiti da bacchette di ferro perché i pupi erano diventati più pesanti. O sea, los niños de la época crecieron con las historias de los caballeros de la Edad Media, y luego pues se conocen, claro, todas las heroínas y los héroes de la mitología siciliana. Es increíble. Y luego, a partir de los años 1960, con el cine y con el teatro, pues es verdad que el teatro siciliano
fue un poquito en declive, pero tenemos a familias como esta que hacen perdurar esta tradición maravillosa. Hablando concretamente del Teatro Alfredo, ¿vosotros cuántos espectáculos tenéis? Noi normalmente durante tutto l'anno facciamo circa 400 spettacoli, a volte sono più spettacoli al giorno, normalmente passiamo da 1 a volte a 6 spettacoli. Ok, ¿durante todo el año? Dal mese di marzo sino a dicembre. ¿Y es tanto para adultos y niños o tenéis horarios para adultos y para niños a lo mejor? No, gli spettacoli sono per tutti, gli orari variano in base al periodo. D'estate facciamo anche spettacoli serali, mentre negli altri mesi sono spettacoli pomeridiani. Muy bien. Pues ahora nos vamos a dirigir al taller y nos van a explicar cómo se realiza, cómo se crea la marioneta, el pupi. Ay, perdón, capitán. Yo tengo una pregunta. Las historias, le storie che contano I pupi? i pupi, da dove uscino? Le storie sono di genere cavalleresco, quelle più rappresentate sono le storie legate ai cavalieri di Carlo Magno e sono tratte dai grandi poemi cavallereschi del Cinquecento che nel 1800 ritornarono in auge. Non facevi delle storie politiche, neanche di altre, dell'attualità, Anticamente il repertorio prevedeva anche vite di santi, vite di briganti e altre tipologie di storie, però in questo periodo ci stiamo concentrando principalmente sulle storie tradizionali legate ai cavalieri di Carlo Magno. ¿Dónde se encuentra este fabuloso teatro? ¿En la vía? È in via della Giudecca, nel centro storico della città di Siracusa, in Ortigia. O sea que si venís a Siracusa os invito a venir a ver el espectáculo, que luego veréis algunas imágenes. La entrada vale 11 euros. Y ahora tenemos el privilegio de haber sido invitados por Alfredo a ir a ver el atelier. ¡Vamos! Grazie mille. Siamo? Hace un momentito estábamos en el teatro que está en la calle, pero el número 22, y nos hemos trasladado un poquito más arriba al número 79. Y tengo una pregunta, Alfredo. ¿Qué significa la palabra pupi? Pupo è una parola che deriva dal latino pupus, che vuol dire piccolo, bambino. Difatti ancora oggi, anche se di rado, però quando si mostra un bambino appena nato si dice fammi vedere il pupo, che bel pupo che hai. Ok, y de pupo, pues las marionetas estas increíbles. ¿Cuánto tiempo necesita la elaboración completa de una marioneta? Per costruire un pupo ci vuole circa un mese di lavoro. A volte se ne può impiegare qualche settimana in più o in meno in base alla complessità del personaggio. 100% artesanal, todo con vuestras manos? Sì, è tutto artigianale, mi occupo di tutti gli aspetti io e a volte collaborano con me delle persone quando io non arrivo a realizzare tutto perché mi devo anche occupare degli spettacoli. Claro, certo. ¿Cuántas personas entran en la elaboración, colaboran en la realización de una marioneta? Ma possiamo essere da 1 a 3 persone. Vale, tenemos la que hace el esqueleto en madera. Poi c'è la parte dedicata alla sartoria, la parte dedicata al metallo, la pittura. Normalmente tutti questi aspetti sono coperti da una stessa persona. Sale de su cabeza los trajes, los diseña él, o sea, lo hace todo él. ¿Y cuánto mide un pupi? ¿Cuánto mide? Allora, il pupo tradizionale di Siracusa ha un'altezza di 80 centimetri e anche il viso è realizzato in cartapesta. Questo perché Rosario Vaccaro, che è stato il primo puparo di famiglia, aveva la parte sinistra del corpo paralizzata
e non potevano scolpire il legno con 2 mani, quindi ha utilizzato questa tecnica per realizzare il viso. O sea, el cuerpo es de madera y el rostro, L'interno della testa è in legno, la maschera è in cartapesta. cartapesta. ¿Y cuánto pesa? Papel Perdón. es papel picada. Sí, papel Y maché. no sé la palabra precisa en español. Papel maché, ha detto, sì, Sì. è quello. Bueno, la buscaremos concretamente o lo indicaremos. ¿Cuánto pesa? Porque claro, hay que estar manipulando. Un pupo pesa all'incirca 5 kg, poi può essere un po' più o un po' meno in base alla pesantezza dell'armatura o dell'abito. Ujú. ¿Cuánto tiempo de vida tiene un pupí? Un pupo può essere eterno o può durare poco. Ovviamente rispetto agli umani può essere restaurato più facilmente. Un uomo può cambiare qualche pezzo, però tenderà sempre a morire. Il pupo rimane immortale. Sí, y también se puede transformar se puede utilizar un pupí y transformarlo en varias, Sì, sì, puede può tener avere diverse vite. diverse vite. Il pupi più famoso della storia? Qualcuna storia, qualche pupi che sia il più famoso della storia? Beh, il personaggio più famoso è Orlando, al quale sono state dedicate tante storie. È lui il personaggio più conosciuto, e anche Angelica. Lo vediamo oggi? Vediamo Questa sera Oggi no, non c'è, perché è andata in cerca di Angelica e quindi Carlo Magno lo cerca perché presto la Francia sarà invasa. Última pregunta, ¿el decorado también lo hacéis vosotros? ¿Es pintado? ¿Cómo lo realizáis? È realizzato a mano, io utilizzo dei colori acrilici per realizzare questi fondali, ed è così che normalmente sono stati sempre realizzati. Capitán, ¿tienes otras preguntas? No, estoy fascinado por todo ello. Vamos a meter algunas imágenes de los fondos y eso, y estoy realmente impresionado. Nadie nos había dejado ver, o nunca habíamos visto cómo se hace el trabajo que hay detrás, porque una vez que lo ves en la escena, parece una cosa sencilla, pero realmente de sencillo no tiene nada. Hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo trabajo poco reconocido, parece por el que lo ve, porque parece una cosa infantil o de niños, o No, alejado de la realidad. Y Vemos que es un trabajo que hay detrás. Un trabajo laborioso, Impresionante. meticuloso y que necesita tiempo, y además lo hacen con mucho, bueno, Es un poco una Vox de Populo, que es un espectáculo para los niños, porque las historias son cruentes, violentas, tienen amor, pasión, y es un poco la sensación de las personas que piensan que es un espectáculo para los niños, pero es un espectáculo para todos. todo tipo de público. Sí. Pues gracias a vosotros dos por darnos este privilegio de estar primero detrás del escenario, que normalmente no se ve, y aquí en el taller, donde trabajáis horas y horas para que turistas o curiosos o apasionados como nosotros de la cultura de los sitios que visitamos. Gracias. Grazie a voi. Y gracias. Es un placer. Y ahora vamos a disfrutar del espectáculo. Un placer, muchas gracias, muy amable. Grazie mille. Grazie mille. Y no pregunto más cosas porque como el espectáculo empieza en 5 minutos, nos vamos corriendo para allá. Andiamo, raga! Ciao. Britannia è celata dietro un'alta cinta muraria, la cosa più preziosa del mondo. Essa è un'armatura, ma Non non intendo battagliero, perché voglio l'armatura di Sansone e la otterrò. Allora, preparati a morire, perché questo... Veramente egli... No, non dire nulla, penserò a tutto io. Stai pur certa che avrai il tuo Rinaldo. Ma sei sicuro? Avanzi inesorabile. Mandate una missiva a vostro cognato Marsilio, dicendo che sarete al suo fianco
nella lotta al siricano invasore. Puppet Alfredo Mauseri.